Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme un videogioco play to earn free to play, quindi dove non bisogna necessariamente acquistare un qualcosa o investire per poter giocare. Il gioco in questione si chiama Cantina Royale, per l'appunto è un battle royale costruito su Verco che sfrutta la macchina virtuale di Elrond. Quindi è una delle prime volte che questa blockchain, la chain di Elrond, riesce a integrare un videogioco play to earn free to play. Appoggiandosi a questa rete, il gioco e di conseguenza anche Velcro può sfruttare le transazioni fino a 100.000 TPS messe a disposizione da Elrond. Prima di cominciare, come sempre, vi invito per supportare il mio lavoro e se vi piacciono i miei contenuti ad iscrivervi al canale e ad unirvi anche alla nostra community Telegram. Il link lo trovate in descrizione al video o nella home page in alto a destra del canale YouTube trovate tutti i link ai social. Ma adesso andiamo a vedere che cos'è Cantina Royale dopo la sigla. Sito ufficiale di Cantina Royale, raggiungibile all'indirizzo cantinaroyale.io. Cantina, non ruoli, nessuna pietà, nessuna gerarchia. Questo è lo slogan che vediamo appena atterriamo sul loro sito. Come detto in apertura, è un gioco play to earn free to play. Quindi essenzialmente è permesso giocare a questo gioco anche senza comprare necessariamente degli NFT e dei personaggi. Come abbiamo visto nel video pochi secondi fa, Cantina Royale è uno sparatutto arcade a scorrimento tattico dall'alto verso il basso. Come i normali Battle Royale è caratterizzato da battaglie multiplayer che possono essere sia online oppure battaglie a giocatore singolo. Il gioco è in arrivo prossimamente e punta a abbattere le barriere per i giocatori che si avvicinano al settore per la prima volta, perché comunque per giocare a un play to earn bisogna conoscere un pochino il mondo delle criptovalute, dei token, dei videogiochi su blockchain, creare un portafoglio, settarlo e attivare tutte le connessioni del caso. Cantina Royale abbatte la prima barriera che sono i costi, quindi si può giocare gratuitamente. In seconda battuta utilizza Verco, un layer 2 che si basa su un framework metaverse. È un framework open source che permette a tutti gli sviluppatori di videogiochi di riuscire semplicemente a integrarli su blockchain. Accedendo tramite Verco, chiunque voglia utilizzare questo gioco avrà automaticamente un wallet cripto integrato in game debitamente già settato che gli permette di giocare anche senza troppa dimestichezza e conoscenza del settore. Ovviamente il consiglio che posso dare a tutti coloro che stanno guardando questo video e non sanno nulla dei videogiochi su blockchain, delle criptovalute, dei play to earn, vi invito a studiare la materia. Ci sono tantissimi video che potete trovare su YouTube indipendentemente dal mio canale, oppure informazioni che trovate sul web o, se avete piacere, anche sul mio canale ovviamente. E vi invito a non addentrarvi, anche se in questo caso non c'è da mettere dei soldi e non c'è da investire, tenendo conto che poi è un token all'interno del videogioco, perché alla fine un play to earn, un videogioco su blockchain ha una vera e propria economia, anche se inizialmente non bisogna spendere nulla, vi invito a prestare la massima attenzione. Se non conoscete un argomento, studiatelo, non buttatevi a capofitto in qualcosa che non conoscete, ma soprattutto non basta conoscere i vantaggi di un ecosistema, in questo caso di un videogioco, ma dovete conoscerne veramente i rischi. Solo qualora riusciate a capire quali sono i rischi annessi a un protocollo, a un videogioco, a una criptovaluta, riuscirete a prendere le precauzioni del caso, a gestire meglio i vostri depositi, a gestire meglio le vostre emozioni e, per quanto è possibile, ovviamente a limitare l'erosione del vostro portafoglio.
Vi ricordo sempre, fino alla nausea, che la prima regola non è mai massimizzare i profitti, ma minimizzare i rischi. All'interno del gioco avremo la possibilità di scegliere un personaggio, anzi diversi personaggi con diverse caratteristiche intrinseche. Tutti i personaggi e gli accessori che vedrete nel videogioco sono degli NFT, quindi non fungible token, completamente realizzati in 3D. Una cosa molto interessante, visto che parliamo di scimmiette, conoscerete tutti le Bored Ape, e tutti coloro che posseggono un Bored Ape potranno giocare al videogioco utilizzando il proprio Bored Ape come personaggio. Inoltre hanno intenzione di portare diversi progetti NFT all'interno di questo gioco, e quindi è possibile che magari vedremo le Bored Ape contro un'altra classe, un'altra collezione di NFT scontrarsi all'interno di Cantina Royale. E questa è una feature interessante, perché vuol dire riuscire a integrare diversi progetti NFT all'interno di questo gioco e addirittura farli scontrare. Pensate per assurdo di vedere i possessori delle Bored Ape Yacht Club scontrarsi contro i possessori dei CryptoKitty, ad esempio. Le modalità di gioco sono le PvE e le PvP, quindi modalità di gioco contro l'intelligenza artificiale o modalità di gioco contro altri personaggi, contro altri utenti. All'interno di queste competizioni sarà possibile andare a guadagnare il token nativo della piattaforma, sarà possibile mettere in staking i propri NFT o addirittura affittare i propri NFT a chi vuole giocare magari con un NFT più raro o un NFT con dei potenziamenti migliori. Quindi vediamo già 3 modalità di guadagno: dalle vittorie, dalla vendita degli NFT o degli accessori, oppure dall'affitto dei propri NFT ad altri utenti. Essendo un free to play si può creare un account, utilizzare un NFT, un personaggio base, ma volendo poi ovviamente questi personaggi si possono acquistare se vogliamo magari avere un personaggio più prestante già in partenza, oppure si possono potenziare comprando degli NFT, delle caratteristiche in game da associare al nostro personaggio principale. Nelle battaglie multiplayer il gioco riuscirà a supportare fino a 50 giocatori per il momento, quindi veramente una battaglia frenetica. Ci sarà anche una modalità scholarship per chi ha familiarità con la scholarship, magari ha già utilizzato questo sistema giocando ad Axie Infinity, e come ho detto prima è la possibilità di riuscire ad affittare i propri personaggi ad altri utenti che giocheranno con il nostro NFT e andare a guadagnare delle ricompense. Le ricompense vengono calcolate e assegnate automaticamente. Praticamente noi affittiamo un NFT, un personaggio, a un ragazzo che non conosciamo, a un altro utente. Questo utente gioca parecchio, vince diversi premi, vince diversi token, e in automatico il sistema va a dividere le ricompense. Una parte le viene ovviamente lasciata al giocatore che sta giocando e una parte viene elargita a noi come compenso perché gli abbiamo prestato un personaggio. Ci saranno inoltre tantissime missioni da superare in multiplayer, tantissime missioni anche da superare in single player, con tantissimi nemici da combattere. Ogni personaggio poi avrà delle caratteristiche intrinseche che vanno dai modelli base fino a delle caratteristiche che renderanno il nostro personaggio epico, caratteristiche e stili che possono essere poi modificate acquistando degli NFT, che sono poi degli accessori da unire al nostro personaggio. Giocheranno un ruolo fondamentale anche le armi che andremo ad assegnare ovviamente al nostro personaggio, quindi a tutto l'equipaggiamento che andremo a costruire attorno al nostro personaggio principale, al nostro NFT. Il token che andremo a guadagnare e ad utilizzare in game per potenziare il nostro personaggio si chiama CRT e avrà una supply massima circolante di 1 miliardo di token. Sarà, come ben immaginate, un token utility e un token di governance che servirà per acquistare o come ricompensa quando vendiamo i nostri NFT, come ricompense per lo staking, sia per quanto riguarda lo staking del token stesso, sia per quanto riguarda lo staking degli NFT, come moneta per andare a pagare un NFT che andiamo a prendere in prestito. Ovviamente per i token holder potrà servire per sentirsi parte del progetto e prendere parte alle decisioni della community per andare ad approvare delle migliorie per quanto riguarda il gioco. Per quanto riguarda la tokenomics, la percentuale maggiore è per la community e ovviamente per il tesoretto del gioco. Per quanto riguarda le assegnazioni
date ai partner oppure agli sponsor o a tutti coloro che hanno partecipato anche alla public e alla private sale, si avrà un periodo di vesting che va dai 12 ai 36 mesi. Vi invito comunque, per andare ad approfondire queste informazioni, a cliccare come vedete in basso a destra sul sito e andare su white paper. Questa è una raccomandazione che vi faccio sempre: prima di operare all'interno di un progetto o di un videogioco, leggetevi il white paper, che vi spiegano veramente nel dettaglio come funziona il gioco o un progetto. Per quanto riguarda gli investitori, come potete vedere, abbiamo ovviamente Elron, abbiamo Crypto.com Capital, Animoca Brands, che sono i nomi più importanti dei partner ed investitori all'interno del progetto, e poi successivamente tutti gli altri, anche Merit Circle, PatDAO, Chingari, Good Game, e tutti questi investitori sono comunque nomi altisonanti che chi mastica i giochi play to earn o il settore delle criptovalute dovrebbe conoscere. Una cosa che magari lasciavo sottintesa, ma essendo un free to play non ci sono neanche costi di transazioni per gli utenti che giocano a questo gioco, quindi veramente a costo zero. Gli unici costi che si avranno sarà magari l'acquisto del token, l'acquisto di un personaggio più prestante, o l'acquisto degli NFT che permetteranno la creazione dell'equipaggiamento del proprio personaggio e di tutte le altre caratteristiche che vanno al di là dell'avvio gratuito del videogioco. Ora, come abbiamo visto, è un free to play con un token annesso. Vi invito a tutti quanti a non fare all-in sul token, visto che è già rischioso operare su Bitcoin data la sua alta volatilità. Utilizzare dei token utility, dei token governance e delle altcoin, il rischio è ancora più elevato ed è sola pura speculazione. Tanto più se andiamo ad acquistare un token di un videogioco dove si avrà senz'altro delle forti oscillazioni sia in positivo che in negativo, quando si avrà un afflusso di capitali per l'acquisto dei personaggi o quando si avrà un deflusso di capitali quando gli utenti vorranno incassare e convertire i premi in altre criptovalute o in valute fiat, quindi veramente prestate molta attenzione. Inoltre, come vi dico sempre, non si ha mai la certezza che all'interno del team di un progetto non ci sia uno che vuole fare il furbo e ad un certo punto prende e scappi col malloppo lasciando tutti col cerino in mano, o che il gioco addirittura poi non prenda così piede e l'economia vada ad implodere sul gioco stesso. Quindi veramente attenzione a come mi muovete, attenzione a quello che fate con il vostro portafoglio. Sicuramente avere alle spalle dei partner, degli investitori di questo calibro può essere un buon segno, ma neanche loro hanno la sfera di cristallo, quindi magari stanno diventando partner, stanno investendo a un videogioco che poi si potrà rilevare una fuffa o una cantonata più totale. Ora non voglio farvi paura nell'utilizzo di un videogioco free to play, ma voglio veramente che prima che andiate ad acquistare un NFT o un token ne conosciate veramente i rischi. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e interessante. Vi rinvito, come ho fatto in apertura, a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciandomi un like e attivando la campanellina, e vi ringrazio per il vostro tempo e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti!